Quando ero ragazzo, un pomeriggio qui al lago, ricordo che andammo in paranoia con i miei amici perché un nostro amico decise di attraversare il lago, pensate, a bordo di un materassino. A un certo punto non lo vedevamo più, avevamo perso le sue tracce, pensavamo addirittura che fosse morto, eravamo veramente in paranoia. Come potete vedere, l'altra riva, qui dove abito, dista 1 chilometro e 200 metri. Ma cosa accadrebbe se si decidesse di attraversare l'Oceano Atlantico, ad esempio, su un natante leggermente più grande? Facciamo un gommone. Una distanza 4000 volte più grande. Qualcuno lo ha fatto, si tratta di Alain Bombard, un medico, biologo e navigatore francese che però nel momento in cui partì non sapeva assolutamente nulla di navigazione. Oggi ti racconto la sua storia, ma prima di cominciare assicurati di lasciare un like al video, mi aiuterai a farlo piacere a quel cattivone dell'algoritmo di YouTube. Alain Bombard nasce il 27 ottobre 1924 a Parigi. Dopo i suoi studi da biologo, nemmeno trentenne, se ne esce con una teoria piuttosto provocatoria. È convinto, infatti, che sia possibile sopravvivere in mare senza provviste, facendo leva soltanto sul proprio intelletto e sulle conoscenze scientifiche. Altro che intelligenza artificiale, alla quale ormai adesso siamo abituati a chiedere qualsiasi cosa, qualsiasi cavolata, persino perché le nostre feci sono azzurre. Se le tue feci sono azzurre, contatta un medico. Bombard, da medico, è convinto che questa sua teoria possa contribuire a salvare vite umane, quelle delle persone naufragate in mezzo al mare, il cui conteggio allora, negli anni 50, è ancora piuttosto alto. Da uomo di scienza, ma anche coraggioso antropologo, sa che c'è soltanto un modo per dimostrarlo senza margine di errore: sperimentarlo sulla propria pelle, viverlo. Ed è ciò che Alain Bombard effettivamente fa. Il 19 ottobre del 1953 parte da Las Palmas, Spagna, con l'obiettivo di attraversare l'Oceano Atlantico a bordo di un gommone a vela, poco più che una zattera. Il suo obiettivo finale, la sua meta, sono le isole Barbados. Una rotta atlantica piuttosto comune, quella settentrionale, anche per sfruttare alcune correnti ed evitare tempeste. Se tutto andasse bene, in linea puramente teorica, sarebbero circa 4.800 km. Se ti piacciono le imprese estreme, soprattutto per quanto riguarda l'acqua, non puoi non aver visto anche quest'altro video che ho realizzato qualche tempo fa, che racconta la storia di Dario Noseda, che l'Oceano Atlantico lo ha attraversato, sì, ma a bordo di una Star, una delle imbarcazioni più piccole del mondo. Bombard sceglie una barca insolita per compiere la sua impresa, un gommone. Fino ad allora nessuno lo aveva preso in considerazione scientemente per una traversata tanto impegnativa come quella dell'oceano. Una ditta francese, la Zodiac, si offre di realizzarlo e nasce così l'Hérétique, nome dato al natante, costruito sulle necessità di Bombard. Un gommone che con il tempo, dotato di motore fuoribordo, diventerà il prototipo perfetto del gommone di salvataggio. E non sembra casuale la scelta del nome, eretico, anzi è assolutamente calzante. Ora voi immaginate di dover partire per questo viaggio in mezzo all'oceano senza niente, non avete un bagaglio, non avete scorte di cibo né acqua. Vostra madre giustamente vi insegue con qualsiasi tipo di provvista quando dovete partire per un viaggio anche breve, anche qualche ora in treno. Figuratevi per un'impresa del genere. Figlio, ma la banana! Bombard viene criticato aspramente da mezzo mondo e viene esortato ad abbandonare i suoi propositi, che per lo più vengono giudicati come folli. In tanti pensano che il medico francese sarà costretto ad abbandonare la sua impresa o addirittura morire. Ma come andò realmente? Bombard arrivò a destinazione? Il 19 ottobre l'Hérétique inizia la sua avventura e in pochi giorni l'oceano ricorda a Bombard quanto sia inospitale. Il medico si addormenta e si risveglia con la barca semisommersa da un'onda gigantesca. Per fortuna sopravvive e riesce a svuotare il gommone. In seguito scriverà: l'Hérétique si era comportato secondo le mie speranze ed era scivolato dolcemente tra le onde senza capovolgersi. Vi erano già forti possibilità che almeno il battello sarebbe giunto intero dall'altra parte. Il viaggio di Bombard prosegue e vi starete chiedendo, se non aveva con sé nessun tipo di provvista, di che cosa si alimentava? Si nutre in gran parte di pesce crudo, che può pescare in abbondanza, trovandosi in mare aperto e anche con una certa facilità. Beve in gran parte acqua piovana, ma anche un mix composto da 3/4 di acqua di mare e 1/4 di una sostanza che strizza dal pesce crudo. Lui sa che quel mix, da medico, non è pericoloso per la sua salute.
Il pericolo reale è costituito dallo scorbuto, nemico numero uno dei navigatori costretti a rimanere per un lungo periodo in mare aperto, senza poter assimilare le vitamine e i nutrienti offerti dalla frutta e dalla verdura fresca. Bombard ha studiato un metodo alquanto ingegnoso. Ha preparato infatti una rete con una maglia finissima che usa per pescare il plankton e nutrirsi anche di quello. Se il cibo non è un problema, può diventarlo l'acqua, ma in questo caso intervengono fattori del tutto casuali, la natura, che offre l'acqua piovana, garantisce la pioggia per 2/3 del viaggio a Bombard, offrendogli così la possibilità di bere acqua buona e potabile. I veri pericoli però sono altri e non arrivano dal cielo. Bombard racconterà poi di avere combattuto contro grossi squali bianchi che cercano di capovolgere l'imbarcazione e con pesci spada che rischiano di forare il gommone. C'è persino l'incontro con una razza gigante, forse il pericolo maggiore, poiché avrebbe potuto con facilità ucciderlo. A un certo punto della sua traversata, Bombard è costretto a tuffarsi in acqua per recuperare un cuscino, il cuscino su cui dorme, che è caduto in acqua ed è fondamentale perché è quello che gli garantisce di riposare. Purtroppo l'ancora a cui è affrancato si sgancia fortuitamente e Bombard si ritrova in mare aperto, lontano dalle Rétique, è costretto a nuotare con tutte le sue forze per svariati minuti per tornare a bordo del gommone, cosa che gli riesce soltanto grazie alle sue straordinarie abilità natatorie. Non è un navigatore Bombard, ma è un esperto nuotatore. Pensate che in vita, prima di compiere questa impresa, è riuscito anche ad attraversare a nuoto il canale della Manica. Il viaggio di Bombard prosegue senza ulteriori scossoni né problemi, fino al 54esimo giorno di navigazione, quando il suo gommone a vela incontra una barca, il cui equipaggio lo informa di stare sbagliando rotta verso le Barbados. Il medico francese riceve un pasto da re per la sua situazione, ovvero un uovo fritto e del fegato, che però gli resterà letteralmente sullo stomaco, già perché è abituato a mangiare soltanto pesce crudo per quasi 2 mesi. Questo lauto pasto, fortemente proteico, gli causerà grossi problemi, proprio con dolori di stomaco che caratterizzeranno gli ultimi 12 giorni di navigazione. Le ultime 2 settimane si trasformano in un vero e proprio incubo. Pensate che in tutto il suo viaggio Bombard perde 25 kg di peso corporeo. Alla fine, stremato, stanco, logoro, riesce però ad arrivare a destinazione. È chiaro che Alain Bombard fu anche accompagnato da una buona dose di fortuna, che gli impedì di imbattersi in tempeste di forte entità, che gli garantì l'acqua piovana, ma la sua determinazione, la sua fiducia verso i propri studi e le proprie conoscenze scientifiche furono fondamentali per la riuscita dell'impresa. Bombard nel corso della sua vita sarà anche un politico di spicco in Francia, ricoprirà il ruolo di segretario di Stato nel 1981, sarà europarlamentare dall'81 all'84. Dico proprio a te, se un giorno malauguratamente dovesse capitarti di perderti nel bel mezzo dell'oceano, adesso sai come poter sopravvivere, sai che è possibile. Ma finché sei sulla terraferma, mi raccomando, iscriviti al canale, magari condividi questo video via WhatsApp con un amico, mi darà una grande mano. Noi ci vediamo alla prossima.